Ben ritrovate e ben ritrovati sul nostro canale. Ci scusiamo per aver mancato l'appuntamento della scorsa settimana, speriamo che non succeda più. Dal nostro ultimo news telling, la situazione del coronavirus in Italia è peggiorata molto. E anche a noi tocca parlare di questo, rimandando alla prossima volta altre notizie ugualmente importanti. Buongiorno, ieri avevamo preparato il news telling da pubblicare oggi, ma ieri sera il presidente Conte ha firmato una nuova legge e ci sono novità importanti e regole nuove per tutta l'Italia. Quindi aggiungiamo questa parte di aggiornamento per andare subito a vedere quali sono le novità. Dobbiamo restare a casa e uscire solo se è davvero necessario. Non possiamo andare in altri paesi o città. Possiamo andare fuori dalla città dove abitiamo solo per lavoro o cose davvero urgenti e dobbiamo poter spiegare quali sono queste cose e perché. La polizia può chiederci dove andiamo e perché e dobbiamo rispondere con una dichiarazione ufficiale per dimostrare che è davvero necessario. Se diciamo una cosa che non è vera, possiamo avere una multa e in casi più gravi anche essere arrestati. Chi non ha un contratto di lavoro è meglio che non va a lavorare. Sappiamo che è una scelta difficile, ma in questo momento è molto importante proteggersi dal rischio di ammalarsi o di contagiare altre persone. Fino al 3 aprile non ci saranno funzioni religiose di nessuna religione, perché bisogna evitare di stare tante persone insieme. Sono vietate cose da fare in gruppo. Se siamo costretti a stare con altre persone, dobbiamo stare lontani almeno 1 metro l'uno dall'altra, in qualunque posto, anche all'aperto. Bar e ristoranti possono restare aperti dalle 6 alle 18, ma comunque devono far stare le persone lontane tra loro almeno 1 metro. Anche nei negozi e nei supermercati bisogna rispettare la distanza tra le persone e comunque supermercati e centri commerciali devono restare chiusi nel weekend. Chi ha la febbre deve restare a casa e telefonare al proprio medico. Chi si sente veramente male deve chiamare il 118 o il 1500. Non dobbiamo andare in ospedale da soli. L'intenzione di queste nuove regole è di rendere meno facile il contagio. Servono a evitare di contagiarsi o di contagiare. Il coronavirus si diffonde molto facilmente e diventa troppo difficile proteggersi se continuiamo a vivere normalmente. E ora vi lascio al video che abbiamo preparato ieri. Gli ultimi dati dicono che in Italia ci sono già più di 7.300 casi di contagio e più di 300 persone morte a causa del coronavirus. Le regioni più colpite sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, ma ogni giorno vengono fuori casi anche in altre regioni, anche nelle regioni del sud Italia, e questo è uno degli aspetti che preoccupa di più il governo. Il vero problema del coronavirus in Italia non è tanto la gravità della malattia, ma la capacità del sistema sanitario di far fronte a un grande numero di persone contagiate. Fino a adesso 366 persone sono purtroppo morte, ma più di 600 sono guarite senza problemi e questo significa che è possibile guarire il virus. A preoccupare è il fatto che il sistema sanitario nazionale potrebbe non avere tutti i posti in ospedale e il personale necessario, perché non ci sono abbastanza medici e infermieri, soprattutto se il contagio continua a crescere rapidamente e quindi a fare ammalare tante persone contemporaneamente. Nelle regioni del sud Italia l'organizzazione sanitaria è meno efficiente di quella del nord Italia. La qualità della sanità in Italia in generale è buona, ma la quantità di strutture efficienti e di personale non è la stessa tra le varie regioni italiane.
L'organizzazione della sanità dipende dai governi regionali e non dal governo nazionale. Ecco perché può esserci tanta differenza tra le diverse regioni. Lombardia e Emilia-Romagna sono le regioni dove la sanità è la migliore del paese, eppure la diffusione del coronavirus sta creando problemi anche lì. Già da molti anni, per contenere la spesa sanitaria, in Italia sono diminuite le assunzioni di medici e di infermieri e molti ospedali di paesi più piccoli sono stati chiusi. Certo, nessuno poteva immaginare che sarebbe arrivato il coronavirus. Di fatto, però, adesso l'Italia sta andando in difficoltà perché ha un sistema sanitario di ottima qualità, ma che non è di uguale livello organizzativo tra le diverse regioni e comunque con troppo poco personale medico e paramedico, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Ogni anno, per la normale influenza, si ammalano milioni di persone in Italia, ma questo non è mai stato un problema, perché di solito una normale influenza non crea necessità di ospedale e soprattutto di terapia intensiva. Il coronavirus, invece, nei casi più gravi, crea problemi ai polmoni e di respirazione, quindi sono necessarie cose particolari per curarlo. I reparti di terapia intensiva sono reparti ospedalieri speciali che hanno particolari attrezzature e particolare organizzazione per curare le situazioni che hanno bisogno di un'attenzione speciale. Inoltre, il coronavirus colpisce più seriamente le persone anziane e l'Italia è un paese dove le persone anziane sono molte. I medici di famiglia non visitano più i loro pazienti se hanno raffreddore o tosse e li invitano a chiamarli al telefono e a non andare negli ambulatori. Anche in molti ospedali ci sono avvisi di non entrare se si hanno sintomi influenzali. Per chi potrebbe essere stato contagiato dal coronavirus, ci sono invece speciali reparti diversi dai normali pronto soccorso. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità sta pensando di dichiarare la situazione di pandemia. Pandemia significa epidemia in tutto il mondo, quando i casi di contagio si manifestano in tutti i continenti. Anche l'Africa comincia a contare i primi contagi: 17 casi in Algeria, 4 in Senegal, 15 in Egitto, 2 in Marocco, 1 in Nigeria, 1 in Tunisia, 1 in Sudafrica, 1 in Camerun e 1 in Togo. Nella maggior parte dei casi sembra che il contagio sia partito da europei che sono andati in quei paesi. Sappiamo che ci sono molti casi di contagio in Iran, che è il terzo paese più colpito dopo la Cina e la Corea del Sud. L'Italia è al quarto posto. Per questo appuntamento è tutto, amiche e amici. Ci vediamo la prossima settimana e ci auguriamo di potervi raccontare notizie migliori. A presto! Stay tuned e soprattutto Stay together, but take care.